Buonasera a tutti. Stasera come tema parleremo dell'uscita dalla caverna di Platone. Abbiamo una scrittrice nuova, Elena Di Gesualdo, poi abbiamo Antonella Maritan che già conoscete e Matteo Di Fiore che già conoscete. Passo per prima la parola all'ospite nuova, ad Elena Di Gesualdo, che come primo giro ci parlerà un po' di lei come scrittrice e dei libri che insomma ha proposto fino adesso. Buonasera Giuseppe, grazie per l'invito e buonasera a tutti voi, grazie davvero per questa opportunità, ecco, sono onorata di essere insomma tua ospite. Diciamo che chiamarmi scrittrice forse è un po' eccessivo, non merito tanto, sono autrice diciamo di 2 romanzi, entrambi a sfondo storico, e la mia prima opera ha appunto titolo Alla scoperta degli Inca e diciamo sposa bene con il titolo della trasmissione diciamo di oggi, perché come diciamo protagonista di questo romanzo c'è un bibliotecario giovane di nome Samuele. Preciso intanto che i nomi dell'opera non sono, diciamo così, un azzardo, ecco, non sono stati scelti in modo casuale. Tutti insomma abbiamo un'idea di chi è Samuele nella cultura insomma soprattutto ebraica. Samuele ama la conoscenza, cerca la verità, ama il proprio mestiere perché appunto ha sempre creduto che questo fosse un modo per scavare nel cuore dell'uomo in primis e non da meno quindi nello studio della storia, delle scienze, e ha dedicato diciamo tutta la sua adolescenza per la propria formazione culturale. Però proprio come avviene sostanzialmente all'interno della caverna di Platone e come credo avvenga nella vita di ognuno di noi se cerchiamo davvero la verità, Samuele non si ferma lì, anzi da diciamo un certo periodo di tempo iniziava a sentirsi quasi stretto in quella vita di bibliotecario che pur aveva scelto, e per una concomitanza di eventi incontra una giovane, Sara, un'archeologa, e tengo a precisare, come dicevo all'inizio, che ancora una volta il nome non è casuale ma è pensato. Anche qui insomma abbiamo tutti idea di chi sia stata Sara nella Sacra Scrittura, e Samuele così insomma inizia a intrecciare con questa ragazza un'amicizia autentica, un'amicizia profonda, un'amicizia che nasce da una complicità di intenti, in primis, come dicevo, l'amore per la verità. E alla luce di questa loro intenzione Samuele decide di abbandonare quel mondo che aveva conosciuto fino a quel momento e che egli riteneva fosse tutto il mondo possibile che gli permettesse di conoscere l'umano, di sondare il mondo, di esplorare nuove realtà. Quindi abbandona invece la propria quotidianità con un atto di coraggio, quell'atto di coraggio che ritengo debba avere ogni uomo, ogni singolo uomo, per poter conoscere davvero, quindi disancorarsi quasi da alcune certezze, avere proprio il coraggio di fare un salto. Anche Kierkegaard parla di un salto, no? Tra insomma nelle sue opere, e questo consente a Samuele non solo di sondare meglio la profondità di se stesso, di diciamo tessere un'amicizia con Sara
quindi anche qui insomma scoprire un mondo interiore diverso rispetto a quello a cui era abituato, però iniziano questo viaggio alla scoperta della civiltà degli Inca. Tengo a precisare appunto che l'opera non è tanto un saggio, cioè certamente all'interno del romanzo si parlerà della cultura, della civiltà degli Inca sotto diversi aspetti, dalle loro abitudini, costumi, tradizioni, ma quello che, come dire, interessava, diciamo, a me come autrice ed era appunto nelle mie intenzioni, era mettere in evidenza quanto sia, infatti il romanzo è stato definito sostanzialmente un romanzo di formazione, quanto sia importante, come dicevo prima, sostanzialmente avere il coraggio di voler conoscere al di là dei limiti che sostanzialmente ci troviamo di fronte. E dicendo queste cose mi viene anche un po' in mente che è un po' anche il viaggio che ha fatto Ulisse, no? Tant'è vero che Dante, insomma, ce lo presenta sotto un duplice aspetto, no? Dante cosa fa? Ci ricorda che Ulisse appunto aveva avuto il coraggio di abbandonare tutto e di superare i confini del mondo fino allora conosciuto. Poi vabbè, nello stesso tempo Dante lo bacchetta un po' perché dice sì, però non poteva farlo così perché c'era bisogno della grazia di Dio. Però a prescindere da questo, ecco, ritengo che come dire, la linea guida di questo di questa piccola opera sia un po' l'intenzione che abita in ogni uomo che cerca la verità, che cerca di esplorare qualcosa che è davvero ignoto, che non è conosciuto, e in primis le profondità di se stesso. E tra l'altro, non a caso, la seconda opera, che poi opera, o comunque romanzo che ho scritto, ha proprio come titolo Verità e misteri da Tubinga Stonehenge. Ecco, lo dico comunque semplicemente come piccolo riferimento per far passare questo messaggio. Ecco, quello che mi interessa sempre in primis e quindi ai personaggi delle mie opere è far presente quanto sia fondamentale, strutturale, costitutivo dell'essere dell'uomo cercare la verità, non arrendersi mai. Anche Samuele sostanzialmente ha quasi combattuto in se stesso e contro se stesso, perché non è che abbia abbandonato tutto così dall'oggi al domani con molta semplicità, ma l'amore per la verità, la passione per la verità, l'interesse per la ricerca, il fascino per sondare, come direbbe Sant'Agostino, nell'intimo più intimo di sé, lo ha indotto a salpare, insomma, a intraprendere una nuova strada, ecco, a conoscere nuovi mondi. E poi dicevo a crescere soprattutto, ecco, a formarsi, ecco. Come accennavo prima, insomma, la verità, la ricerca della verità con la V maiuscola, senza necessariamente attribuire a questa un'immagine, ecco, può certamente essere identificata in qualche figura, in tutte e nessuna, ma credo che sia, come dire, fondamentale in ogni uomo riconoscere questo appello iscritto che ognuno di noi avverte della esigenza di esplorare nelle profondità più intime di se stesso, degli altri e quindi di conoscere. Ecco, questo sostanzialmente è un po' il senso del libro e ripeto, non a caso i nomi evocano insomma figure bibliche, una è Samuele, l'altra è Sara. Ecco. Poi so che ripeto, c'è un terzo libro che diciamo in cantiere, in uscita, insomma.
Sì, c'è un terzo libro che è in cantiere, è in uscita e ancora una volta ammetto c'è anche qui i nomi dei personaggi non sono assolutamente così casuali, ma evocano delle figure storiche in questo caso ci sarà invece un viaggio da parte del personaggio, ahimè, nei luoghi che sono stati oggetto della seconda guerra mondiale e soprattutto della Shoah. E quindi saranno infatti ha proprio intenzione di mettere in luce il dramma della storia dell'uomo. È un po' come la capacità dell'uomo, come dicevo prima, no? Di cercare la verità, e l'uomo ha in sé potenzialmente tanto la forza di cercare la verità, di compiere il bene, di essere, chiamiamolo, dalla parte della verità, quanto ahimè di precipitare e di far precipitare l'umanità nella più tremenda desolazione, ecco. Passo la linea ad Antonella che velocemente ci presenta i suoi libri, insomma, ma una cosa velocissima perché i tuoi libri sono molti. Li conoscono, grazie Giuseppe di avermi invitato anche stasera, grazie a tutti quelli che ci ascolteranno. I miei libri ormai li conoscono tutti, dai, sono Ricordati di me, Storie di chi non c'è più e Ricordati di me, Viaggio verso l'ignoto. E sono tutte storie che mi sono state raccontate da esseri che sono già in un'altra dimensione. E anche qui escono tante verità, nel senso che tante cose che non hanno mai avuto il coraggio o che non conoscevano, ma prevalentemente il coraggio di affrontare o di raccontare quando erano in vita, lo raccontano adesso. Quindi io sono velocissima nell'esposizione dei libri, anche perché veramente abbiamo già fatto delle puntate su questi e quindi li conoscono tutti. Puoi passare la parola a Matteo, dai. Allora, Matteo è il primo ospite uomo a 23 anni presente, insomma, su Guerre Spaziali. Fino adesso abbiamo ospitato tutte donne, quindi è un onore. Ho il primato. Sei un salvagente, va, diciamo così. Senti, parlaci un po' del tuo libro. Beh, innanzitutto il mio libro si chiama È cominciata ed è una domanda, cioè è cominciata? Perché appunto il mio libro è ambientato in un teatro e in questo teatro ci sono tre attori che sono stati rinchiusi da me, autore Matteo, all'interno e vengono obbligati a provare per uno spettacolo che a breve si darà. Almeno così dicono, ma in realtà nessuno lo vedrà questo spettacolo. E qui, cioè io fermerei anche perché questo titolo l'ho scelto proprio per questo motivo, perché come dissi anche l'altra volta nell'intervista che mi facesti, cioè è cominciata la rappresentazione, cioè quando si vedrà questo evento tanto atteso che è lo spettacolo, ovvero quando si vedrà un inizio e una fine, quando si vedrà una sequenza di eventi che abbiano un filo logico, questo è inteso, perché le prove che vengono fatte non hanno effettivamente un filo logico, cioè non c'è un motivo per il quale questa scena precede o anticipa l'altra. Sono scene singolari che però hanno un filo logico che evade la trama. Ecco, prima dicevamo con Antonella, io mi sono inserito in quest'opera, cioè io Matteo sono presente in quest'opera come autore, anche se sono invisibile e diciamo mi comporto un po' come il Dio onnisciente e onnipresente. Muove tutto, ma nessuno lo può vedere, nessuno lo può sentire, però muove tutto. Proprio per questo motivo, perché volevo abbattere la distanza che ormai è sempre stata
diciamo, una norma tradizionale della letteratura e della narrativa, ovvero la distanza tra autore e personaggio inventato. Cioè l'autore crea un personaggio e gli fa vivere una vita che l'autore pensa per lui. In questo caso non c'è questa cosa, cioè gli autori non hanno, i personaggi non hanno una vita propria, o quel poco che hanno di caratterizzazione è una parte di me, cioè i personaggi sono semplicemente degli organi che agiscono in me anche fisiologicamente o a degli atti psichici, cose dette anche nell'altra intervista. Cioè questo è a grandi linee la storia del libro. Quindi non io poi tra l'altro ho detto antinarrativa, scusami Giuseppe, ho detto l'altra volta antinarrativa nel senso che la narrazione ha perso un po' di fiducia in se stessa e si è unita a quello che è lo storytelling, a quello che è l'informazione. Cioè la narrazione non è più un qualcosa di legata all'esistenza o comunque che evade la fatticità, evade il momento, l'attualità estrema, ha perso queste cose e si lega all'estrema attualità. Però adesso non voglio sporcare interventi e continuiamo, magari poi ci arriviamo dopo a questo che è un discorso importante. Passo allora ad Elena. Elena, è cominciata questo percorso evolutivo per uscire dalla caverna, secondo te? E poi se poi ci parli un po' più nello specifico della caverna di Platone. Come dicevo prima, credo che sia un percorso individuale, nel senso che ognuno di noi deve, come dire, avere là, percepire questa esigenza. Personalmente ritengo che sia un'esigenza iscritta in ognuno di noi, no? Per cui non credo che si possa dire, cioè fare un discorso generale. Probabilmente ognuno ha comunque il proprio momento, l'attimo, ecco, in cui inizia ad avvertire questa esigenza e intraprendere quindi il proprio percorso, il proprio itinerario. Non credo personalmente, ecco, che si possa parlare in generale. Ecco, è un cammino personale, individuale di ognuno di noi, ognuno a proprio modo, ognuno con i propri tempi forse anche, e anche gli strumenti che ha a disposizione, ecco. E sulla questione della caverna di Platone, ma solo in sommi capi, senza, per far capire a chi non conosce il tema di che cosa stiamo parlando, ma 2 secondi, insomma. Ecco, si tratta, sì, appunto, senza approfondire, entrare troppo nello specifico. Ecco, ricordiamo esatto, che si tratta appunto semplicemente, sostanzialmente, di un mito proposto appunto da Platone in uno dei suoi dialoghi e diciamo così, gli uomini si trovano schiavi chiusi in questa caverna e a gradi sembra che si scorga qualche cosa che è sempre più vicina alla verità, ma la verità vera la coglie solo uno di questi schiavi e che induce o indurrebbe o vorrebbe indurre, insomma, sostanzialmente gli altri a comprendere che cos'è vero e che cos'è illusione, che cos'è parvenza, che cos'è immagine del vero, e quindi vorrebbe in qualche modo, diciamo, aiutarli a risvegliarsi e a discernere appunto ciò che è vero da ciò che è ombra, immagine, illusione, ma che verità non è. E quindi vorrebbe aiutarli, insomma, in questo, chiamiamolo risveglio, ecco. Però non tutti ovviamente sono disposti a
a cogliere, ecco, questa differenza e quindi a uscire dall'illusione, ecco, da un mondo che non è la verità. Ecco, poi vabbè, dietro qui c'è tutto un discorso molto più complesso e non è magari questa la sede, ecco, però sommi capi il discorso è un po' questo, ecco. Matteo, perché questo percorso, se per te questo percorso è un percorso individuale o può essere anche visto collettivo, e perché poi le persone hanno difficoltà poi con la dimensione di verità? È una domanda complessa. Prima di tutto credo anche io sia un percorso individuale, perché effettivamente è lasciato a pochi riuscire a intuire che qualcosa non vada come deve andare. Infatti, su 3 prigionieri che ci sono, uno inizia a cogliere l'effettiva realtà della caverna, tant'è che fa una cosa che è importantissima in Platone, ovvero la conversione, cioè girare lo sguardo. È una cosa importantissima perché nessuno dei prigionieri lo fa, soltanto lui. Gli altri prigionieri vedono queste ombre riflesse dal fuoco, beh, e credono sia la verità. Invece lui converge, cioè fa ruotare la testa, insomma lo sguardo, gira lo sguardo e così coglie la natura reale di quelle ombre, ovvero questi schiavi che girano con delle anfore intorno al fuoco, il fuoco riflette poi le immagini. Quindi sì, è un percorso individuale, non è che non c'entra la natura, semplicemente uno riesce magari anche perché non ha soppresso quella natura filosofica che tutti abbiamo. Per filosofia intendo proprio, cioè questa continua domanda. In alcuni magari con l'educazione, che ha pure i suoi vizietti, l'educazione, purtroppo si cresce sempre cercando di addomesticare il dubbio nei bambini, cioè di dargli sempre certezze, di dargli sempre risposte, quando in realtà forse va coltivato questo dubbio. E quindi questo prigioniero converge proprio perché ha questo dubbio e riesce poi a salire, tant'è che c'è un'immagine bellissima in Platone. Lui inizialmente il sole della verità non riesce a vederlo subito, immediatamente, lo deve prima rivedere riflesso in una pozzanghera. Comunque deve vederlo riflesso in un'immagine, una pozzanghera, un qualcosa che rifletta il sole, proprio perché la vista con il sole, la vista del sole immediata, così appena uscito dalla caverna, potrebbe causargli un attacco, insomma, quindi si deve regolare, è questo. Però io volevo dare proprio un occhio, siccome io ho fatto un discorso introduttivo sulla narrazione, stiamo parlando del mito di Platone, cioè del mito della caverna di Platone, presente nella Repubblica, tra l'altro, che eh, non è un dialogo, diciamo, poco importante. Cioè, lui durante la Repubblica, diciamo, taglia un po' i sonni a tutti i poeti dicendo chi scrive poesie deve scrivere poesie intellegibili, cioè il poeta che utilizza le tecniche per diciamo, coinvolgere emotivamente gli ascoltatori, perché prima c'erano anche gli aedi, no? C'era chi recitava le poesie oralmente, anzi prima l'oralità era come adesso la scrittura, cioè era il punto fondamentale. Giovanni Reale, che adesso mi sta mantenendo l'iPad, Giovanni Reale ha scritto un libro a proposito dell'oralità, della civiltà orale greca, importantissimo tra l'altro. Quindi poi il mezzo che ha scelto Platone potrebbe sembrare contraddittorio, perché lui abbatte la narrazione, però poi per spiegare una cosa presenta il mito della caverna. Giovanni Reale sempre, quando parla di Platone, a un certo punto dice che Platone utilizza il mito per raccontare qualcosa che attraverso il logos, il puro logos descrittivo, quello che sto utilizzando anche io, non può descrivere, non può raggiungere questa cosa qui.
E qui volevo raggiungere anche il discorso sulla letteratura, cioè uno scrittore, diciamo, uno scrittore attuale, a parte certo alcune eccezioni, la caverna di Platone direbbe: "Oh, entrate, vedete che bella caverna, lì ci sono tre prigionieri che guardano le ombre, cretini." Farebbe una cosa del genere. Quindi si è perso proprio il valore della narrazione perché si è mischiato con l'informazione, e invece la narrazione è importantissima, è anche una cosa che si è persa appunto con l'informazione, cioè il mistero, comunque il mistero, la lacuna, ecco, ha delle lacune, la narrativa non ti spiega tutto, ha delle lacune, come ha detto anche Elena, cioè non ti presenta tutto. E quindi è compito della narrazione appunto presentare delle lacune, perché altrimenti sarebbero dati, sarebbero accumulo di dati, accumulo di informazioni. E poi, ripeto, non si è più nella narrazione, ma si è nell'informazione, si è sul foglio, Antonella mi ha sulla fatto venire Repubblica. una domanda Matteo. Tutto il male viene per nuocere? Ma forse no, dai, non tutto il male viene per nuocere, non tutto però, alcuno direi di sì. Ma io in tutto questo discorso che avete fatto molto, molto interessante, io penso che ogni generazione abbia il mito della caverna di Platone, quindi forse nelle generazioni precedenti era difficile uscire dalla caverna perché mancava la conoscenza, mancava forse la curiosità di andare oltre. E ai giorni nostri forse è ancora più difficile poter uscire perché abbiamo troppe informazioni e a volte troppa conoscenza che ci va un attimo a portare fuori equilibrio, ci destabilizza tutto questo perché non sappiamo più che cosa sia vero, che cosa non sia vero. Qual è la verità? Sicuramente, come diceva Elena, il percorso è sempre solitario e si parte da una persona, dal singolo che vuole andare oltre, uscire dalla caverna. Però c'è da dire che in questi tempi abbiamo visto tante persone singole che hanno cercato di uscire dalla caverna, almeno ci hanno provato, alcuni sono usciti, hanno portato a disposizione di tutti tantissime verità. E il problema è poi quando uno rientra e vuole cercare di convincere gli altri delle proprie verità, e quello è molto difficile. L'abbiamo visto soprattutto, ne è stato un esempio durante il Covid, quando tutti noi siamo entrati per dire no, guardate che forse non è così, e niente, siamo dovuti scappare fuori perché nessuno ci credeva. Penso anche che il viaggio che sto facendo attraverso i miei libri sia un uscire dalla caverna e poi rientrare con i libri. Sono rientrata per portare questa conoscenza che è difficile, perché io mi immagino tante persone che possano dire come faccio io ad ascoltare e a sentire le storie da chi è in un'altra dimensione, e di conseguenza viene difficile ad accettare questa verità. E però ognuno di noi, secondo me, può essere quel personaggio che è uscito dalla caverna e sta portando avanti una sua conoscenza in modi diversi, sta portando avanti delle sue verità per poi metterle a disposizione di chi vuole ascoltarle, di chi vuole intraprendere un percorso suo, però è sempre personale, per poi portarlo nella collettività.
E come dicevo, oggi siamo sommersi da tantissime informazioni e disinformazioni, quindi è veramente difficile stabilire quale sia la nostra verità, e di conseguenza, oltre a una conoscenza intellettuale, dobbiamo proprio agire con una conoscenza interiore, cioè passare attraverso un nostro sentire. Perché, come diceva prima Matteo, che non ha guardato direttamente la luce del sole, ma ha guardato un riflesso del sole. E anche noi dobbiamo guardare, iniziare poco per volta e vedere il riflesso del sole, perché la luce che rappresenta queste enormi verità, può rappresentare questo, ci può accecare, ci può fare male. Se non siamo pronti a determinate cose, possiamo farci del male. Quindi comunque un passo per volta, e utilizzare anche il cuore, quindi utilizzare un nostro sentire, la nostra percezione, se stiamo andando sulla strada giusta, se quello che stiamo seguendo, quello che ci interessa, è una cosa che sentiamo e non solo a livello intellettuale. Elena, che guerre spaziali interiori stiamo vivendo in questo momento storico? Bella domanda anche questa, molto complessa. Ma anche qui io penso che Vicolo dice corsi e ricorsi storici. Allora, io credo che questa sia un'epoca storica di contraddizioni, di problemi, di difficoltà, direi sotto tantissimi punti di vista. Ma penso anche che lo siano state le epoche passate, ossia da che mondo è mondo, ecco, passatemi l'espressione, da che l'uomo è l'uomo ci sono, ahimè, sempre state le guerre, le prepotenze, le angherie, le prevaricazioni, la bramosia del potere, del dominio economico. Ecco, è un po' quello che dicevo prima, no? Nel viaggio interiore che ognuno di noi fa, dovrebbe, come dire, essere più forte il desiderio di perseverare in un cammino di verità. È molto bello quello che ha detto prima Matteo, citando Platone, sul cammino di conversione. Mi viene da dire che Dante stesso, per quale motivo ha scritto la Divina Commedia, no? Lo ricordo spesso io anche ai miei studenti. Beh, non è che si è svegliato una mattina e ha detto vabbè, vediamo di tingere la carta bianca con qualcosa che lo possa macchiare insomma di nero, ma c'era forte in Dante il desiderio, che era un uomo, come sappiamo, anche attivo sul piano politico, di risvegliare gli animi, perché il periodo storico in cui lei viveva era un periodo corrotto sotto tutti i punti di vista, sul piano sociale, economico, politico, ecclesiastico, e quindi cosa voleva fare? Tentava di proporre una strada di conversione, appunto anche lui, no? Avrebbe voluto che dal mezzo del cammino in nostra vita, quindi dalla selva oscura in cui lui e quindi l'umanità si trovava, si passasse dalla via del peccato, della corruzione, alla via della verità, alla via della virtù. Ecco, quindi ti risponderei un po' in questo modo, ecco, le contraddizioni di oggi sono, ahimè, quelle che purtroppo hanno da sempre contraddistinto l'umanità, ecco, in tutte le fasi della storia dell'uomo, ecco. Matteo, chiedo a te di spiegare poi la domanda, ma questo coltello di cui ha parlato Elena, che ci presentano i media, esiste o non esiste?
questa è la grande domanda. Vabbè, per spiegare prima di tutto, il coltello a cui allude Giuseppe proviene dal mio libro, dove in un capitolo a un certo punto, ecco anche quello che ho detto prima, cioè quando sono scollegati gli episodi all'interno del libro, a un certo punto c'è, scusate, c'è il protagonista che entra all'interno della scena, corre, attraversa tutta la scena e poi rientra da sinistra. Poi dopo fa la stessa cosa, arresta la sua corsa al centro della scena e dopo entra il secondo protagonista, che rappresenta la figura paterna, ma questa è un'altra cosa, con una mano chiusa a pugno. Questa cosa non la dissi l'altra volta, mi ero confuso. Comunque, una mano chiusa a pugno che sembra, cioè la mano sembra avere all'interno un coltello o comunque diciamo il libro non è chiaro Però su questa cosa. si era compreso questo passaggio, quindi anche se non l'hai detto era chiaro. Sì, e che cioè intendi che il coltello non si sapeva se ci fosse o meno. Io con questa cosa volevo, diciamo, l'ho pensato questo capitolo dopo aver letto un libro di Recalcati chiamato Il complesso di Telemaco, un libro importantissimo, mi ha fatto capire molte cose importanti e anche questa eredità, questa questione dell'eredità che è molto importante, che si sottovaluta. L'eredità non è la mia famiglia mi ha lasciato 100.000 euro, devo vedere come gestirli, non è questa l'eredità. L'eredità è il fare il conto col passato. Infatti lui dice c'è un movimento di sinistra che vuole completamente cancellare il passato, così come c'è un movimento di destra, tra virgolette, un movimento cioè, più conservatore che il passato lo vede come una sorta di mito, una sorta di religione da tenere ferma e da seguire e da quasi genuflettersi verso il passato. E lui dice, forse propone questa alternativa, ovvero che l'unica cosa da fare col passato è riuscire a fare una cosa di mezzo, a trovare una soluzione che stia in mezzo a questi due aspetti. Quindi sia percorrere il passato, avere a che fare col passato, ma sia riuscire a cadere nell'oblio, cioè riuscire a dimenticare tutto a un certo punto. E a questo si aggiunge anche un'altra cosa, ovvero questa, e qui arriviamo anche alla narrazione, arriviamo all'informazione, questo falso mito che noi possediamo il linguaggio, cioè io sto parlando e quindi io possiedo le parole che dico o io sono le parole che dico. No, 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 è l'opposto, è il linguaggio che possiede me. Anche perché io non l'ho inventato, non l'ha inventato Antonello, non l'ha inventato Elena, non l'ha inventato Giuseppe. Platone diceva c'è il legislatore, colui che si occupa di queste cose nel Cratilo. Cioè il linguaggio ci viene da un passato, ci viene appunto da tutta una storia che noi conosciamo, non conosciamo, ma comunque noi otteniamo. Cioè ci arriva quest'aria, come abbiamo detto anche altre volte, ci arriva quest'aria da lontano che gli altri hanno respirato e che noi stiamo respirando. Quindi è importante tenere d'occhio anche questi aspetti che ci abitano, che ci formano. Quindi questo coltello esiste o non esiste? Forse è anche qui una soluzione di mezzo, cioè è una esistenza che non esiste. Perché fin quando tieni in conto di quello che è stato, di quello che è stata la storia, di quello che è stato il percorso umano, devi trarre delle conclusioni. Quindi, invece l'informazione, ecco il linguaggio che ci possiede e noi crediamo di possedere. L'informazione invece è fortemente attaccata all'attualità. Tant'è che noi non abbiamo nemmeno forse il potere di giudicare se quelle cose che ci vengono descritte esistano o non esistano. Perché Però è cioè, anche sono delle vero. informazioni che si accatastano.
però è anche vero che la TV è un po' come quel personaggio del tuo libro che esce sulla scena con il pugno chiuso e mostra un coltello, no? Ultimamente abbiamo visto per esempio gli incendi di Los Angeles e addirittura qualcuno ci ha fatto vedere che la scritta Hollywood insomma stava prendendo fuoco, e poi grazie invece ai social abbiamo visto che insomma era tutta una costruzione digitale, perché in effetti dei ragazzi hanno ripreso la scritta Hollywood e la collina insomma dove c'è questa scritta era intatta, insomma era piena, totalmente verde, eccetera. E quindi anche in questo mi sono immaginato quel famoso coltello, no? Quel coltello, ti fanno vedere che c'è un coltello, ma poi nella dimensione di realtà insomma il coltello non c'era, soltanto un pugno chiuso, e poi vai a vedere insomma magari anche la mia mente stentava un po' a credere, perché dicevo ma non è che l'hanno ripresa prima, no? Sai, uno si inizia a porre queste domande così, e invece no, cioè il ragazzo aveva fatto vedere poi anche gli articoli di giornale per far capire che era in quella data lì, eccetera. Oppure addirittura dire magari è lui che digitalmente ha costruito delle immagini per farci vedere che la collina non è bruciata. Stavo per dire esattamente questa cosa, che con l'intelligenza artificiale si può creare di tutto, veramente. Ci sono ragazzi che sono bravissimi a creare delle illusioni, quindi, cioè, parlo delle immagini ovviamente, quindi veramente ormai abbiamo un pugno di mosche in mano. Scusami, Invece, Giuseppe. Antonella, quanto la morte può rappresentare l'uscita dalla caverna? Bella domanda anche questa. Bravo Giuseppe, stai facendo delle belle domande. Allora, può rappresentare l'uscita dalla caverna se però iniziamo a uscirne, a prendere consapevolezza prima di morire, altrimenti finiamo in un'altra caverna uguale. Dobbiamo partire dal presupposto che, come hai detto tu, l'esempio di Hollywood è tutta un'illusione. Oggi può essere tutto e il contrario di tutto, e quindi è difficile capire che cosa sta succedendo al di fuori e quale sia una verità o tutto illusione. Ci fanno vedere di tutto e ci viene detto di tutto e di più. E quindi ritorno sempre al discorso che dobbiamo fare un lavoro su noi stessi, dobbiamo elaborare una nostra capacità di percepire, di percezione, di utilizzare altri sensi. E se non facciamo questo lavoro prima che sopraggiunga il nostro momento, la nostra morte, e di là possiamo ritrovarci esattamente come di qua, nel senso che non siamo in grado di utilizzare i nostri sensi, quelli sottili, perché non li abbiamo ricercati di qua, non li abbiamo sviluppati, forse non ne sapevamo neanche la conoscenza, e di conseguenza di là è molto difficile stabilire quale sia poi una realtà, perché ci creiamo dei sogni, siccome la realtà si manifesta attraverso quello che noi siamo e pensiamo, e ci possiamo creare tantissime illusioni, ancora di più, e rimaniamo dentro in questa caverna, ma in tante caverne potremmo rimanere dentro, invischiati fino al momento in cui ognuno di noi non va a ricercare quella luce che comunque c'è, è presente, ma se non lo sappiamo, anche in vita non l'abbiamo mai cercata, non siamo mai usciti dagli schemi, non abbiamo mai fatto nulla, ma abbiamo sempre seguito solo la massa, siamo sempre rimasti in questa caverna, diventa veramente difficile. Quindi c'è la possibilità di restare incastrati dentro in questo gioco che con il corpo, nella materia o senza il corpo, in un'altra dimensione, può essere esattamente la stessa cosa. Restiamo nella caverna. Magari è più bella di là, ce la creiamo in modo più bello, divertente, però sempre caverna è. Elena, sconfino in un tema che non è tanto tuo, che è quello sociologico. Quanto l'uscita dai boschi e l'entrata in città
può rappresentare l'entrata nella caverna. Il percorso che ci ha portato alle fabbriche, al vivere in città, alla modernità, ci ha reso, tra virgolette, paradossalmente, doveva renderci più liberi, ci ha resi più schiavi, no? Sì, mi viene in mente, io, insomma, faccio molte citazioni, ma mi viene in mente Rousseau con il mito del buon selvaggio e dell'uomo che viene corrotto dalla civiltà. Ma io sono sempre molto cauta, nel senso che, perdonate un'altra citazione, mi piace pensare al giusto mezzo come strada proposta da Aristotele, soprattutto all'interno dell'etica nicomacheia, quindi del mondo delle virtù. Ma io non credo ci sia un mondo buono, cioè quello della natura, e un mondo cattivo, quello della città o della civiltà. Io penso, tornando al discorso che facevamo inizio trasmissione, che tutto dipenda molto da un discernimento personale. Quindi sicuramente il mondo della natura, di cui abbiamo ancora tantissimo bisogno, io personalmente adoro la natura, sia assolutamente un mondo che ci appartiene. Non per questo però dobbiamo demonizzare il mondo diciamo della città, del lavoro, ma volendo anche possiamo dire di un mondo, come dire, meccanicizzato, di una evoluzione, ecco, in questo senso, no? È un po' come dire demonizzo, che ne so, internet, i miei strumenti di informazione, ma no, assolutamente no. Tutto dipende da una disciplina che noi stessi, con buon criterio, con quella buona ragione che abbiamo, dobbiamo insomma utilizzare e inserirci quindi in un mondo anche quale quello della società, ma perché no, chiamiamola pure dell'intelligenza artificiale anche. Credo che tutto debba essere utilizzato con intelligenza. Abbiamo l'intelligenza e quindi non credo che comunque il mondo debba essere in qualche misura o una parte di esso demonizzato. Ecco, credo che tutto possa aiutarci a migliorarci, a vivere meglio, a potenziare anche le nostre risorse, a essere più creativi e volendo anche essere più umani. Ecco, utilizzando tutte queste cose nel modo giusto possiamo anche essere più umani, secondo me. Infatti la penso come te, infatti tornando al coltello, no? Spesso sentiamo la metafora che il coltello può essere utilizzato per cose cattive ma anche per tagliare il pane, no? Quindi, sì, certo. Quindi la penso totalmente come te. E tu invece che pensi di queste cose, Matteo? Riguardo alla civiltà, in realtà, cioè riguardo diciamo, la natura e la civiltà, io offro più che altro una sintesi tra quello che ha detto appena Elena e quello che ha detto Antonella, sia adesso che ha accennato, ma quello che ha detto nell'altra sua intervista, quella che hai fatto qualche giorno fa, che ti ho anche annunciato. Cioè, come ha detto Elena in questo caso, come ha detto adesso, parlare di civiltà e di natura come bene e male non ha senso, perché effettivamente ci sono vantaggi, svantaggi, poi anche una questione più che personale. Ma se proprio vogliamo metterla in un luogo, se proprio vogliamo mettere in un luogo questo discorso, io direi più che altro che forse ci stiamo allontanando molto da quello che è il sentire, che è molto importante. Questo sentire quasi dionisiaco che io ho accennato spesso, che viene utilizzato nei misteri, che viene utilizzato anche nelle religioni, perché no? Cioè questo sentire, questa cosa che non prevede per forza una connessione, diciamo,
quasi di intelligenza, c'è una connessione di sinapsi, questo sentire proprio interno, questo avvertimento quasi animale proprio, ci viene a mancare. Scusami? Volevi No, dire no, qualcosa? Ah, scusa. no. Ci viene a mancare questa cosa qui. Quindi questa lontananza dalla natura può aver, non sto dicendo che, però può aver anche creato, o secondo me anche una delle questioni importanti, cioè ha aperto questo sentire, tant'è che spesso, diciamo, quello che la civiltà forse diciamo, uno degli aspetti negativi è anche un po' una vita caotica, frenetica, è estremamente legata, torno a quello che dicevo prima, estremamente legata al momento, estremamente legata all'attualità, anche quotidiana, proprio dell'andare al lavoro, quindi si perde anche di vista proprio una posizione temporale che prevede passato, futuro e presente, ma anche proprio atemporale, cioè quindi una questione molto vicina alla natura. E poi tra l'altro in questo la natura è matrigna, no? Come diceva un caro vecchio amico Leopardi, Leopardi. Compagno di un scuola. caro, un caro vecchio amico di un compagno di banco. E la natura è matrigna, cioè la natura è quella che potrebbe estinguere la specie umana e non accorgersene. Ecco perché noi a questa mamma cattiva, la nostra cultura precedente, che adesso è ancora attiva, anche se un po' agisce nell'ombra, ha preferito più che altro la paternalità dello spirito e dunque alludo alla cultura cristiana. Come dice anche Bagoffen riguardo alla cultura offica, c'è una preferenza dello spirito e anche della paternalità dello spirito, a differenza invece di questa maternità che si presenta come appunto cattiva, però il discorso ha anche altre cose che adesso non approfondirò. Quindi chiudo dicendo che effettivamente non si può parlare di bene e male, e forse nemmeno al di là del bene e del male, semplicemente è molto soggettiva la cosa. Io preferirei una vita tranquilla, effettivamente. Più che altro quando dico tranquilla, fuori da questo caos dell'informatico, come ha detto anche Antonella, sempre queste informazioni, questo accumulo di dati, ossessivo quasi, manda il cervello in confusione e fastidia pure. Fastidia. E secondo me la gente prima o poi si fastidierà. Già ho visto, io non vado molto dietro alle statistiche, però tipo in America molta gente ormai è tipo incredula su alcune informazioni, non vogliono seguirle più, non ho ben capito. Insomma, alcune persone stanno avendo sfiducia verso l'informazione, verso le notizie che passano, quindi qualcuno forse effettivamente prende posizione, cerca la vita tranquilla. Senti Antonella, rimango sull'argomento. Mi ha colpito che comunque alcune cose che hai detto, insomma, le ha ripetute anche Matteo, ma anche Elena. Quanto l'allontanarsi dalla natura sta incidendo su questa mancanza del sentire? Ma tantissimo, assolutamente tanto, perché allontanandoci dalla natura abbiamo perso il senso della vita e di una conoscenza. La natura ci può insegnare tutto e tutti i cicli di come funziona e di come funzioniamo noi. Nella natura c'è silenzio, come diceva Matteo. La natura è tutto, ci può rigenerare. Se entriamo in un bosco, ovviamente non con il cellulare in mano, ma per fare una passeggiata e ascoltare, noi quando ne usciamo siamo rigenerati completamente. E perché non abbiamo tutte quelle distrazioni, ma noi ci siamo allontanati dalla natura perché la vita in città è illusione, un lavoro, ci hanno creato dei bisogni che non si avevano, però sono stati creati e quindi non ne si poteva fare a meno. E sono nate le grandi città, ma come dicevano anche Elena e Matteo, non c'è il bene e il male. E secondo me adesso tante persone
vogliono tornare alla natura, magari lavorano in città, però abitano fuori, cercano perlomeno di andare a abitare fuori, a una vita un pochino più tranquilla, un pochino più silenziosa, perché in città non esiste il silenzio, si è pieni di stimoli e noi ogni tanto durante la nostra giornata abbiamo bisogno di silenzio. E poi Elena prima diceva che ok, internet, l'intelligenza artificiale, sono tutte cose che ci aiutano, ma la prima macchina, tra virgolette, che dobbiamo imparare a conoscere siamo noi stessi. Noi una volta, o gli aborigeni ancora oggi, penso, utilizzano la telepatia per parlare, come noi utilizziamo il cellulare. Utilizzano perché hanno un contatto con la natura, sono nel silenzio, conoscono tutto, perché la natura gli parla, e loro riescono ad ascoltare, sanno dove c'è l'acqua, dove c'è il cibo, dove c'è tutto quello che gli serve e utilizzano quei sensi interiori energetici di cui si parlava prima. Ma noi dentro di noi abbiamo tutte queste possibilità. Quindi stasera poteva anche non servirci questo collegamento, magari non ci vedavamo, ma potevamo fare un collegamento come telepatico, no? Sarebbe stato divertente. Però la città ci ha dato tanto a livello materiale, ma ci ha portato via la vita. Quindi siamo entrati assolutamente nella caverna. E adesso uscirne con tutte queste luci colorate è molto difficile, perché sono luci false, non è la luce del sole che c'è fuori. Ma perché secondo me il passaggio dalla natura diciamo alla città, va, in effetti, uso il termine evoluzione, ma non so se è esatto, no? Cioè, comporta che la società che vive questo passaggio sia più evoluta dell'altra, cioè nel senso che a livello coscienziale si è più evoluta, perché per esempio se uno vede gli studi della MID, no? Analizza i traumi che hanno ricevuto le ragazze dell'adolescenza dell'isola samoana e vede che sono inferiori praticamente a quelle vissute dalle nostre adolescenti, no? E quindi se usiamo per buono il termine evoluzione, cioè nel senso che cioè un salto evolutivo poi comporta per forza un salto evolutivo a livello coscienziale, perché se no, insomma, rischiamo di tendere poi alla schizofrenia sia sociale che individuale. E con questa frase chiedo un po' a tutti quanti anche di commentare la frase, ma di avvicinarci a un saluto perché siamo arrivati a 50 e passa e quindi poi magari sarebbe bello poi ritornare su certi temi in un'altra puntata con gli stessi ospiti. Elena. Sì, ma io direi che effettivamente possiamo salutarci e lasciare magari questa riflessione ad altra puntata, con un magari approfondimento, ecco, in questo senso. Quindi Matteo? Io vorrei approfondire, diciamo, la questione che ha presentato Antonella sul sentire. Abbiamo perso, diciamo, come ha detto lei, ci ha tolto la vita, dandoci molto ci ha tolto la vita. Poi anche la questione degli stimoli è interessantissima. Però io in questo caso seguo a ruota quello che dice Elena, perché altrimenti ci vorrebbero altre 2 ore e mezza per parlare. Credo che non converrebbe. Credo che non converrebbe. Quindi, ma alla prossima, come si suol dire. Sì. Ho buttato un boomerang troppo pesante. Alla prossima, ci diamo appuntamento. Anche telepatico, magari. Okay. Ci sentiamo dopo, Matteo, Cioè... Ma prima tu hai detto che c'è un'evoluzione, sicuramente c'è un'evoluzione,
ma a livello di coscienza dobbiamo ancora fare questo passaggio di evoluzione, secondo me. A livello coscienziale, no, questo è il mio pensiero. A livello di coscienza ci sono ancora tante cose da vedere, da riflettere, da prendere consapevolezza e da cambiare perché possa avvenire questo tipo di evoluzione. Forse dobbiamo andare anche a recuperare determinate cose di un passato e metterle in una luce nuova con tutto quello che abbiamo a disposizione oggi e quindi dare nuova vita a tutta una serie di cose. Scusami Giuseppe, posso chiudere io con una domanda che ti rivolgo? Ecco. Scusa, non è che, visto tu inizialmente avevi il dubbio su quale parola utilizzare e poi hai scelto evoluzione. Sì. E se invece tu stavi cercando la parola progresso? No, non mi piaceva progresso. Non ti piaceva? Cioè, allora, perché suonava evoluzione? Perché secondo me dire che un popolo, che ne so, nella foresta amazzonica non si è evoluto non è giusto, insomma, no? Quindi perciò stonava un poco per me. Però poi rispetto ai canoni nostri la parola evoluzione coscienziale, insomma, secondo me può andare bene in questo senso qua. Io concludo anche io dicendo la mia, insomma, nel senso che anche tornando ai famosi media, no? Alla TV, eccetera, che poi dovrebbe significare quel famoso medium, no? Mediazione, eccetera. Anche i media poi sono come un coltello, no? Che può tagliare il pane o può fare altro. E probabilmente sul canale, insomma, è passato anche Vighino che la pensava come Elena, la pensava come Matteo e un pochino come Antonella, cioè nel senso che insomma l'evoluzione coscienziale può avvenire soltanto individualmente e non socialmente o gruppalmente. Io penso invece che comunque quel famoso coltello di cui parlavo prima, quello dei media, può, tra virgolette, rappresentare questo catalizzatore, perché in effetti, mentre prima la narrazione, come diceva Matteo, era orale, insomma, no? C'era l'oralità, adesso invece è globale, no? La narrazione, e quindi in effetti allo stesso momento può avvenire un input di massa, insomma, almeno ci spero, non so se è vero, ma almeno ci spero. Ma se posso dire una cosa, sotto questo aspetto puoi aver ragione, nel senso che quando si mette un'informazione in questa grande coscienza universale, poi quella rimane, quel tipo di informazione, e di conseguenza poi può essere a disposizione di tutti coloro che la vogliono prendere e farne un buon uso di questa. Il problema è chi fa lo sforzo di prenderla? Bene. Ma sai, però il problema non è l'informazione positiva, è la bugia. No, cioè, dico in generale. Quando la bugia arriva in maniera prepotente alle orecchie di tutti quanti noi, là potrebbe avvenire un risveglio collettivo. Insomma, questa era la mia idea. Elena? No, davvero, io più che altro direi che posso rinnovarti il mio grazie per avermi invitato qui. È stato tra l'altro anche un piacere avere chiacchierato con Matteo e con voi tutti. Insomma, è un momento di formazione, ecco, di crescita, questo sicuramente. Questo è stato un momento importante, quindi ringrazio Giuseppe, ringrazio voi e ringrazio anche gli eventuali ascoltatori. Io sono felicissimo di averti avuto in ospite con noi, molto molto. Vai Matteo, l'ultimo saluto e poi ce ne andiamo, dai. Beh, io sottoscrivo quello che hai detto, le ultime parole, e saluto tutti. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima, grazie. Saluto Elena, Matteo, grazie Giuseppe sempre della tua disponibilità. Buonasera a tutti gli ascoltatori, ciao ciao. Buona serata, grazie, ciao ciao.